Bentornati su Wow Podcast Italian, amici ascoltatori. Sono Mia e oggi sono qui con il mio collega Lucas. Lucas, bentornato! Ciao Mia, ciao a tutti! Sono felicissimo di essere qui oggi. Mia, devo raccontarti una cosa che mi è successa ieri, una di quelle giornate in cui tutto va storto, sai? Oh no, già! Cos'è successo? Racconta! Siamo tutti curiosi. Dunque, ieri dovevo assolutamente ritirare i miei vestiti dalla tintoria. Avevo portato lì una giacca, 2 camicie e un paio di pantaloni eleganti la settimana scorsa. E oggi avevo un appuntamento importante, quindi avevo proprio bisogno di quei vestiti. Ah, la tintoria? Sì, capisco. Anch'io porto spesso i vestiti delicati in tintoria. Quindi, sei andato a ritirarli? Sì, esatto. Sono entrato nel negozio e ho salutato la signora al banco. Ho detto: buongiorno, vorrei ritirare i miei vestiti, per favore. Fin qui tutto normale, giusto? Sì, sembra una situazione normale. Cos'è andato storto? La signora mi ha chiesto lo scontrino, il tagliandino che ti danno quando lasci i vestiti. Sai, quel piccolo pezzo di carta con il numero? E io non riuscivo a trovarlo. Ho cercato nel portafoglio, nelle tasche, nella borsa. Niente. Ah, Lucas, dimmi che non è vero. E allora, come hai fatto? Ho detto alla signora: mi dispiace tanto, ho perso lo scontrino, cosa posso fare? Lei era molto gentile e ha detto: non si preoccupi, succede spesso. Mi dica il suo nome e cognome e vediamo se troviamo i suoi vestiti nel registro. Ah, meno male. Quindi ti hanno aiutato. Che sollievo. Cari ascoltatori, a voi è mai capitato di perdere uno scontrino o un documento importante? Scrivetecelo nei commenti. Sì, per fortuna la signora era molto disponibile. Ho detto: mi chiamo Lucas Moretti. Lei ha controllato nel computer e ha detto: sì, eccolo qui. Ha lasciato una giacca grigia, 2 camicie bianche e dei pantaloni scuri, vero? Perfetto. Quindi ti ha riconosciuto dai vestiti? Ma aspetta, Lucas, una giacca grigia, 2 camicie bianche e pantaloni scuri? Sembra proprio il tuo stile. Sì, io vesto sempre in modo classico, lo sai. Comunque ho detto: sì, esattamente quelli. E lei ha risposto: benissimo. Aspetti un momento che vado a prendere i suoi capi. Che parola bella, capi? Ragazzi, in italiano usiamo spesso la parola capi per parlare di vestiti in modo elegante. Un capo, i capi. Lo sapevate? Scrivete nei commenti se conoscete questa parola. Esatto, Mia. È una parola molto usata nelle tintorie e nei negozi di abbigliamento. Comunque, la signora è tornata dopo qualche minuto con i miei vestiti. Erano tutti in buste di plastica trasparente appesi su grucce. Sembravano perfetti. Bellissimo. Devono essere stati puliti benissimo. Quanto hai pagato, se posso chiedere? Dunque, la signora ha detto: allora abbiamo la giacca a 8 euro, le 2 camicie a 5 euro l'una e i pantaloni a 7 euro, in tutto fa 25 euro. Ho tirato fuori il portafoglio e ho pagato in contanti. 25 euro, non male. In Italia le tintorie hanno prezzi diversi. Dipende dal negozio e dalla città. Amici, voi sapete quanto costa la tintoria nel vostro paese? Ditecelo nei commenti, siamo curiosi. Sì, è interessante confrontare i prezzi. Comunque, mentre stavo per andarmene, la signora mi ha fermato e ha detto: scusi, aspetti un attimo. Io mi sono girato e ho pensato: cosa c'è ancora? Suspense, cosa voleva? Ha detto: abbiamo trovato qualcosa nella tasca della sua giacca. Ho detto: davvero? Cosa? E lei ha tirato fuori: indovinate cosa? No. Cosa? Dimmi subito, Lucas. Anche voi, ascoltatori, cercate di indovinare. Cosa poteva esserci nella tasca della giacca di Lucas? Lo scontrino, il tagliandino della tintoria, era rimasto nella tasca della giacca tutto il tempo. Immaginate la mia faccia. Lucas, questa è fantastica. Hai cercato lo scontrino ovunque e lui era proprio lì, nella tasca della giacca che stavi portando in tintoria. Questa è una storia che non si può inventare. Lo so, mi sono sentito così stupido. La signora rideva anche lei, molto gentilmente però. Ha detto: non si preoccupi, capita a tutti. È stata davvero molto gentile. Che bella persona! Sai, Lucas, io penso che le persone che lavorano nelle tintorie siano sempre molto pazienti. Devono gestire tanti clienti ogni giorno.
con tante situazioni diverse. Amici, avete mai avuto una situazione imbarazzante in un negozio? Scriveteci. Assolutamente! Io la ringrazio sempre molto quando vado in tintoria. Comunque, Mia, sai che mentre aspettavo ho imparato tante parole nuove? Possiamo parlarne con i nostri ascoltatori? Certo, è una delle cose più belle di questo podcast. Impariamo l'italiano attraverso le situazioni di vita quotidiana. Allora, iniziamo. La tintoria è il negozio dove puliamo i vestiti delicati. Come si dice tintoria nella vostra lingua? Scrivetecelo. Poi c'è il tintore o la tintora, cioè la persona che lavora in tintoria. E quando lasci i vestiti ti danno lo scontrino o il tagliandino. Sono due parole che significano la stessa cosa in questo contesto. Esatto! E quando vai a prendere i tuoi vestiti, dici: vorrei ritirare i miei vestiti? Oppure vorrei ritirare i miei capi? Ritirare significa prendere qualcosa che hai lasciato in un posto. È diverso da comprare, capite? Sì, e poi ci sono verbi molto utili. Portare i vestiti in tintoria significa lasciare i vestiti lì per la pulizia. Ritirare i vestiti significa andare a prenderli dopo. Semplice, vero? Perfetto, Lucas. Amici, vi sentite sicuri con queste parole? Proviamo insieme. Se io dico: devo portare la mia giacca in tintoria, cosa significa? Scrivetelo nei commenti in italiano, è un ottimo esercizio. Bravo esercizio, Mia! E un'altra cosa importante. In tintoria spesso devi specificare il tipo di vestito e il materiale. Per esempio, una giacca di lana, una camicia di cotone, un abito di seta. Il materiale è importante perché cambia il tipo di pulizia. Ottimo punto! La lana, il cotone, la seta, il poliestere. Questi sono i materiali più comuni. E poi ci sono i capi delicati, quelli che non puoi lavare in lavatrice. Per quelli, vai in tintoria. Giusto, Lucas? Esattamente! Per esempio, io non lavo mai le mie giacche in lavatrice, le porto sempre in tintoria. Costa un po' di più, ma i vestiti durano molto di più e restano belli più a lungo. È un buon investimento. Io faccio lo stesso con i miei vestiti eleganti. Amici, voi preferite lavare i vestiti a casa o portarli in tintoria? Dite la vostra. Adoriamo leggere i vostri commenti. Parliamo anche di un'altra situazione comune in tintoria. A volte, quando ritiri i vestiti, potresti dover controllare se ci sono problemi. Per esempio, se una macchia non è andata via completamente o se un bottone manca. Ah sì, è importante controllare prima di uscire dal negozio. Se c'è un problema puoi dire: scusi, questa macchia non è andata via. Oppure: scusi, manca un bottone. È importante essere gentili ma anche precisi quando parli di problemi. Assolutamente. E il personale della tintoria di solito risponde: mi dispiace, possiamo riprovare. Oppure: questo tipo di macchia è molto difficile da togliere. È una conversazione normale e civile. Bravi ascoltatori, state imparando molto oggi. Lucas, ma torniamo alla tua storia. Dopo aver trovato lo scontrino in tasca, sei uscito dalla tintoria con i tuoi vestiti puliti, giusto? Come ti sentivi? Come... Sì, finalmente! Mi sentivo un po' imbarazzato, ma anche sollevato. I vestiti erano perfetti, puliti e stirati, pronti per il mio appuntamento importante. E devo dire, quella giacca grigia sembrava nuova. Che bella storia a lieto fine. E immagino che per il tuo prossimo appuntamento in tintoria, lo scontrino lo terrai in un posto sicuro. Assolutamente sì. L'ho imparata la lezione. Ora metto sempre lo scontrino in un posto preciso nel portafoglio, così non lo perdo più. Amici, voi dove mettete i vostri scontrini importanti? Avete un sistema speciale? Bella domanda! Io uso una piccola busta nel portafoglio apposta per gli scontrini e i tagliandini. È molto comodo. Amici, rispondete nei commenti. Condividete i vostri trucchi. Ottima idea, Mia! Sai, mentre ero in tintoria ho sentito anche un'altra cliente che aveva un problema diverso. Stava chiedendo se era possibile fare modifiche a un vestito. Questo si chiama sartoria, ma alcune tintorie offrono anche questo servizio. Sì, è vero. A volte le tintorie hanno anche un sarto o una sarta. Puoi portare un vestito per accorciare i pantaloni, stringere una giacca o cambiare i bottoni. Si chiama fare delle modifiche o fare degli aggiustamenti. È molto utile.
Esatto. Io una volta ho fatto accorciare un paio di pantaloni che erano troppo lunghi. Ho detto: potete accorciare questi pantaloni di 3 centimetri? E il sarto ha preso le misure e ha fatto il lavoro in 2 giorni. Pratico. E quanto costa di solito un lavoro del genere? Dipende dal tipo di modifica. Per accorciare i pantaloni di solito si paga tra 5 e 15 euro. Per cose più complesse, come cambiare la forma di una giacca, può costare di più, ma è sempre meglio chiedere il preventivo prima. Giusto! Il preventivo è una parola molto importante. È la stima del costo prima di iniziare il lavoro. Puoi chiedere quanto costerebbe fare questa modifica? Oppure potete farmi un preventivo? Così non hai sorprese quando vai a ritirare. Ottimo consiglio, Mia. Amici, vi sentite pronti per andare in una tintoria italiana adesso? Con tutte le parole che abbiamo imparato oggi, credo proprio di sì. Provate a ripetere le frasi più importanti ad alta voce. Sì, è un esercizio fantastico. Ripetere le frasi ad alta voce aiuta molto con la pronuncia e con la memoria. Proviamo insieme. Vorrei ritirare i miei vestiti. Dite questa frase. Poi, ho perso lo scontrino, mi dispiace. E infine, potete farmi un preventivo? Brave e bravi! Queste 3 frasi vi salveranno in qualsiasi tintoria italiana. Mia, sei pronta per salutare i nostri ascoltatori? Sempre. Amici, grazie mille per essere stati con noi oggi su Wow Podcast Italian. Spero che la storia di Lucas vi abbia fatto sorridere e imparare allo stesso tempo. Ricordate, l'italiano si impara attraverso le situazioni di tutti i giorni. Esattamente, e noi siamo qui ogni settimana per portarvi nuove storie, nuove parole e nuove avventure in italiano. Se avete domande o volete condividere le vostre storie di vita quotidiana in italiano, scriveteci nei commenti. Ci fa sempre tanto piacere leggere i vostri messaggi. Ogni commento è una motivazione in più per noi. E se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo con qualcuno che sta imparando l'italiano. Aiutateci a far crescere questa comunità. Ottima idea! Insieme siamo più forti! Allora, a presto amici! Continuate a studiare l'italiano con curiosità e con il sorriso. Arrivederci a tutti e alla prossima puntata di Wow Podcast Italian. Buono studio a tutti! Ciao ciao!